Vedete, il parcheggio è qua dietro, enorme, zeppo di camper, e un altro qui avanti, zeppo ugualmente. Qui proprio non c'è la possibilità di entrare col camper in nessuno spazio, è tutto esaurito. E c'è anche freschetto qua. Sta per arrivare un temporale che la metà basta. Andiamo a chiuderci in camper. Ce l'abbiamo fatta a parcheggiare, a buttare la spazzatura, a fare la spesa, a fare 300 km e siamo tranquilli. Rita si mette lo smalto che le ho appena comprato io alla Lidl, il nuovo color carne, vero? Color carne. Molto bello, eh? Molto bello, sì. Lo facciamo vedere? Sì. Non bisogna dire altre cose con la H. Bello? Sì, molto bello, mi piace molto. Guardate che brava mia moglie, ho comprato i funghi stasera e me li sta già cucinando. Buoni, perché sono piaciuti anche a Dado l'altro giorno. Sì, sono piaciuti anche a Dado. Beh, questi sono buonissimi. Sono le 8:40, apparecchio e ceniamo. Domani si vedrà, amici. 350 km oggi li ho fatti. Anche pane caldo. Sì, anche pane caldo. Sì, per non buttarlo. E poi comunque fa un po' schifo, sì, caldo. sì, un po' molle. Quindi carne, funghi, broccoli, pane abbrustolito. Sta piovendo. E finalmente anche la nostra cenetta. Carne, funghi e broccoli. Grazie Rita. Bella cena. Bella cena. Prego, prego, non c'è di che. Bicchierozzo di vino rosso, di un Faustino che è avanzato dal salute, un Faustino che è avanzato dal pranzo di ieri con Xavi. E basta, ci vediamo domani amici, ci vediamo domani per visitare Saragozza. Siamo venuti praticamente per voi perché noi l'abbiamo già visitata in passato. Faustino VII dato. Vi piacerà, ve la facciamo vedere e vi piacerà. Speriamo di trovare una bella giornata. Buongiorno a tutti amici. Finito di aprire la porta e di farvi vedere il panorama perché ci sono forse 10 gradi, vediamo. 9.9. Perciò si sta chiusi sino alle 10 del mattino. La giornata sembra però serena, quindi magari oggi uscirà il sole e si starà bene. E andiamo a visitare Saragozza più tardi, deve fare la scuola Davide, appena finisce a mezzogiorno possiamo uscire e visitarla insieme. Spremutona, apparecchio, mangiamo, alle 8:30 inizia la scuola, sono le 8:45, bisogna anche darsi una mossa. Ci vediamo più tardi. 10:45, sto lavorando dalle 8 del mattino, Davide sta facendo la scuola a fianco a me, adesso c'è un'ora di arte e musica. E poi usciamo ragazzi, ci vediamo tra un po'. Finalmente siamo liberi, siamo in giro, mezzogiorno, stiamo uscendo, ho finito la scuola Dado e andiamo verso il centro, vi facciamo vedere il centro di Saragozza. Giornata ventosa ma col sole, quindi tutto sommato ci va bene. Comunque bella zona carico e scarico a Saragozza, gratuita, a 20 minuti dal centro della città, alla grande, servita anche dalla metro. Siccome in Spagna i taxi costano poco, spendi magari 3-4 euro ed erano 44 minuti a piedi dal parcheggio, ne abbiamo preso uno, perché no? Cioè spendiamo meno in taxi che con un mezzo pubblico.
Ricordatevelo amici di non stressarvi col discorso taxi o mezzi pubblici, perché come vi ho già detto anche in altre città, quando si è in questi posti, magari in Italia costano di più o in Francia costano di più, ma quando si è in queste città abbiamo speso 5,30 euro adesso. Probabilmente avremmo speso di più realmente prendendo una metro, quindi aspettando, andando a cercare di fare i biglietti, tutte le fermate. Sali in taxi, 5 minuti e siamo al centro di Saragozza. Fantastico. Eccoci qua nel centro di Saragozza, stupenda città, sono felicissimo di essere di nuovo qui. C'ero stato 5 anni fa, inizio viaggio, amici, 5 anni fa. Credevo anche... sì. Abbiamo una bella foto, dice Davide, se la sta ricordando adesso. Eri appoggiato qui. Cattedrale Basilica de Nuestra Signora del Pilar. In questa via avevamo trovato un pizzaiolo napoletano e avevamo mangiato una pizza strepitosa. Se per caso esiste ancora ed è aperto anche a pranzo, riproviamo. Incredibile, dopo 5 anni la pizzeria è ancora aperta. Manco il tempo di aspettare la ripresa, guarda. Comunque avevamo mangiato qui 5 anni fa e c'era un pizzaiolo napoletano, adesso dice che ne ha cambiato tanti. Attualmente c'è un siciliano. Buonissima, È buona? Queste invece che sono, le chiamano la pala, come le chiamano? Sono... al taglio. al taglio, sì. E le fa lei, le fa questa ragazza del Nicaragua. Fantastica, forse non mangiavamo pizza dal giorno con Orazio a Tenerife. Mamma mia, che buona. Fantastica. Salute. Sì. 9 pezzi di pizza misti, farciti in tanti modi diversi, ottime. Speso, e una birra, una lattina in 2, speso 35 euro. E adesso digeriamo camminando. Questo è uno stupendo mercato nel centro di Saragozza. Tanti box con prosciutto, formaggio e macellerie. Bellissimi banchi di verdura e di pesce. Nel 1961 l'Ebro, il fiume che bagna
Saragozza aveva esondato e aveva allagato tutta la parte della città bassa, da quella. Adesso andiamo a visitare un palazzo arabo forse, vediamo, controllo. Guardate tutto quello che vola da quest'albero. Hai mai visto, Rita? No, bellissimo. Sembra cotone. Cotone davvero. Un albero di cotone. Prezzi buoni a Saragozza. Calle Castiglio, dove siamo noi, 95.000 euro, 78 metri quadri. Siamo arrivati al castello, adesso vediamo dove è l'entrata. Si paga 5 euro a persona, ho visto in internet. Eccolo qua. Vediamo da dove si entra. Manca ancora un quarto d'ora all'apertura e ci siamo. Castello Patrimonio dell'Umanità. Aquí tiene, ahí media abrir el acceso y podrán pasar. Siamo primi ragazzi, per fortuna siamo venuti molto in anticipo perché c'è una fila adesso di 200 persone. Evidentemente è comunque qualcosa di molto bello da vedere. È entrato a far parte del patrimonio dell'UNESCO, non ricordo l'anno, ma comunque ho letto che fa parte. Siamo dentro e addirittura controllo con lo scanner ci hanno fatto. Un libro d'alabastro, il testo scolpito nell'alabastro, arabo. In questa colonna c'era scritto qualcosa. C'era scritto ed erano anche semplicemente decorati. Un albero genealogico bellissimo di 500 anni, sino a Carlos I 1516, da Ramiro I il 1035.
questo era un piccolo assaggio di castelli che visiteremo in questo viaggio, perché vi abbiamo già detto dove stiamo andando E visiteremo anche i castelli della Loira. Adesso nuovamente mezz'oretta di camminata e ritorniamo al centro. E Rita si beve un caffettino, io ho dato un succo. Buono? Buono. Oggi come si dice, merenda sana, croissant al cioccolato. Oggi sgarro totale. Bene amici, sono le 7 di sera, siamo in giro da mezzogiorno e un quarto. Siamo voluti rivenire qui nella piazza principale perché voglio rivederla prima di andare via, la faccio rivedere anche a voi e si rientra in camper. Leggevo, ero curioso, inizio lavori 1681 e terminata nel 1872. Caspita, 200 anni dopo. Abbiamo ripreso un taxi al volo, il primo che è passato, 5 euro, 5 minuti e siamo di nuovo in camper. Sono le 7 in punto. Dieci minuti al rientro, 7 euro ed è andata. Perfetto ragazzi, alla grande. Siamo di nuovo in camper. Sì, senza. Casa dolce casa, tutto in ordine, non è successo niente, è sempre un'incognita quando si lascia un camper. Sempre, grandi città, un camper lo apri con un paio di pinzette per toglierti i peli dalle sopracciglia. Tutorial come si apre un camper. Non dirlo. Chiuso con l'antipunto. Con le pinzette forse. Perché il nostro è difficilissimo da Sì. In forno un po' di verdurine e poi delle fettine di pollo ai ferri e 2 mozzarelle che scadono oggi. Anzi, ha fatto una verdura, le mozzarelle sono qua dentro. Sì. Ah, eccola qua, una mega maxi ultra verdura. Adesso mettiamo un po' di pane in forno, anche se è fresco, sempre più buono riscaldato, e poi ceniamo. Domani ce ne andiamo. Volevo andare a San Sebastian, che è una città bellissima a nord della Spagna, forse la più bella città spagnola. Ma leggendo i commenti in tutti i parcheggi di Park4Night, parcheggi gratuiti dove c'è carica e scarico, anche parcheggi in libera in strada, ogni post, ogni di questi parcheggi sotto a tutti i commenti di persone che sono state derubate, che gli hanno sfondato le finestre, quindi valutiamo un attimo prima di andarci, al massimo usciamo direttamente dalla Spagna, oppure ci parcheggiamo in riva a un lago e non visitiamo la città, vedremo. Benissimo ragazzi, tolgo una bottiglia di vino dal frigo. Un bel Campovieco, un bel Campovieco fresco, e poi ci sediamo a tavola. Ci auguriamo che vi sia piaciuta Saragozza. A noi è piaciuto. A noi piace da morire. Era la seconda volta che la visitavamo, la ricordavamo bene, molto bella. E se capitate visitatela anche voi di persona, sono davvero belle città. Vediamo domani che fare, come ho detto prima, non lo so, vedremo. Magari ci parcheggiamo di fronte a un lago, magari visitiamo San Sebastian, magari ce ne andiamo dalla Spagna ed entriamo già in Francia. Comunque piano piano saliremo.
A domani. Buonanotte. Buonanotte. E buona cena. Buonanotte. Soprattutto buona cena, che sto impazzendo dalla fame. Abbiamo fatto quanti chilometri? Te lo dico subito. Non so esattamente quanti chilometri, ma abbiamo fatto 15.000 passi. Almeno li ho fatti io. Che sono più o meno 4-5 chilometri quando fai 15.000 passi. Comunque tanti passi e tanta fame. Ci vediamo domani. Ciao! Ciao.